Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e l'evoluzione del karma per i prossimi 3 mesi. Abbiamo la carta della torre, ragazzi, forte periodo di destrutturazione. Quando c'è la torre di solito cascano le certezze. Qualche cosa che è stato certo fino a questo momento potrebbe essere interrotto, destrutturato, appunto, modificato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il prossimo trimestre. Partiamo dalla Luna. Abbiamo Giudizio, 3 di bastoni, Imperatore, 3 di spade, Fante di bastoni e 2 di spade. Vi dico già subito che c'è la torre e c'è il giudizio. Per qualcuno è proprio un periodo di risveglio spirituale, è un periodo di grande comprensione della propria vita, del proprio essere, della propria esistenza. Partiamo dalla Luna. Abbiamo un 10 di spade e un 10 di pentacoli. Dunque, la Luna di per sé è una carta che rappresenta, diciamo, il passato, nel senso che sono cose nascoste che arrivano dal passato che con la Luna possono venire a galla. Potrebbe parlare di nostalgia. Secondo me qui si tratta di un tema legato a una chiusura che avete effettuato. Vi dirò, c'è anche il 10 di Pentacoli, che è la carta della famiglia allargata, quindi ci potrebbe essere come una nostalgia di qualche gruppo, di qualche famiglia, di qualche congregazione, di qualche comunità che probabilmente qualcuno ha dovuto lasciare o deve lasciare. Andiamo a vedere il giudizio. Due di pentacoli e cavaliere di pentacoli. Credo che qui si tratti di ricostruire un lato della vostra vita o per qualcuno potrebbe essere la vostra vita in generale, ma perché c'è stata questa chiusura. Il Cavaliere di Pentacoli mi dice che è il caso di andare con calma, di essere prudenti, di fare un passo alla volta. È vero che quando arrivo al giudizio, io lo dico spesso, non si accende una lampadina, si accende proprio un lampadario, quindi c'è una presa di consapevolezza massiva. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, 6 di bastoni e asso di bastoni. L'asso di bastone è una carta di inizio, ragazzi, è una carta di qualcuno che fa un'azione con una certa intenzione. L'intenzione la vediamo qua nel 3 di bastoni. Si tratta di ricostruire
il vostro progetto di vita. Si tratta di, mi viene da dire anche creare il vostro gruppo, perché se è un gruppo quello che avete lasciato indietro, qui con il 6 di bastoni potrebbe essere necessario diventare proprio i leader, i capi di qualche gruppo, di qualche congregazione, di qualche comunità, al fine di raggiungere questo obiettivo. Però appunto ci vuole questo asso di bastoni, ci vuole questa azione, questa determinazione. Andiamo a vedere l'imperatore. Papa. Cavaliere di bastoni e giudizio un'altra volta. Qui ragazzi, il Cavaliere di Pentacoli e l'Imperatore mi richiamano un po' questa energia concreta, no? L'Imperatore è un personaggio che si costruisce le regole da solo, è arrivato dove è arrivato perché si è dato delle regole e le ha seguite e ha lavorato con costanza per raggiungere il suo obiettivo. Datemi una carta per il Papa. Fante di coppe. Io ho come la sensazione che qualcuno potrebbe anche contattarvi e farvi un'offerta ufficiosa, soprattutto se è una questione lavorativa, se a voi vibra come un gruppo magari lavorativo. Io qui ho la sensazione che qualcuno potrebbe dirvi cose del tipo creiamo qualche cosa insieme, oppure anch'io voglio far parte del tuo progetto, tu sarai sempre il capo, però voglio fare parte anch'io. Il problema è che questo tu sarai sempre il capo non viene scritto da nessuna parte, quindi è un po', diciamo così, fuorviante se vogliamo. Credo che siano regole che vi darete, sono come una sorta di ordine interno che vi darete che non dipende da nessun altro, che mi viene anche da dire, ragazzi, per qualcuno va un po' fuori dalle tradizioni, va un po' fuori dal normale. Questo succede soprattutto se per caso siete persone che vogliono fare qualche cosa di diverso dalla famiglia. Bisnonno dottore, nonno dottore, papà dottore e io che cosa faccio? Il pittore, per esempio. Quindi è un po' come uscire dalla strada normale della famiglia. Perché qui effettivamente la luna mi parla anche di proiezione, di qualche idea che potreste avere e che non è aderente alla realtà. Quindi qui si tratta proprio di chiudere con un capitolo, con queste idee, con queste illusioni se vogliamo. E poi arriva il giudizio che è il risveglio spirituale, il vederci chiaro, la visione di insieme. Il come fare per andare verso questo progetto e verso una nuova stabilità. Andiamo a vedere il 3 di spade. 4 di spade e re di bastoni. Tre di spade, ragazzi, in questo caso mi parla di sacrificio. E credo che ci sia come una sofferenza interna, secondo me è dovuto ancora un po' a questa fase della lettura, ma che con il 4 di spade riuscirete benissimo a guarire, ad affrontare, a gestire. Vi dico, avete il re di bastoni. Il re di bastoni è una di quelle figure che è sempre pronta ad intervenire, no? Ed è un po' questo, secondo me, il senso, cioè va bene costruire qualche cosa, ma non diventate troppo rigidi, cioè nel senso cercate di avere una flessibilità che vi dia la possibilità di aggiustare il tiro pian piano, perché c'è il Cavaliere di Pentacoli, perché vi invita a rallentare, vi invita ad andare piano, a consolidare un passo alla volta. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un 7 di bastoni. Nove di pentacoli e eremita, ragazzi. Queste due carte messe così, in questa situazione, anche spiegando il fante di bastoni,
Mi possono voler dire che qualcuno potrebbe decidere di aprire la partita IVA o potrebbe semplicemente decidere di fare le cose da solo, con la sua testa, senza chiedere aiuti a nessuno, cercando di sfruttare al meglio quello che avete già nelle vostre mani, che può essere denaro, può essere tempo, possono essere risorse, strumenti, abilità, conoscenze. E con il fante di bastoni sento che arriva come un certo entusiasmo. Io credo che nel momento in cui vi sarà chiaro che non volete sottostare a nessuno, che volete fare di testa vostra, che siete in grado perfettamente di raggiungere il vostro obiettivo, qui nessuno vi ferma più. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo un matto e un 6 di coppe. Mm. Allora, confermo il fatto che farete le cose da soli, ma io ho la sensazione che qualche dubbio potrebbe effettivamente venirvi sul se sia, diciamo, vantaggioso per voi effettivamente cercare delle collaborazioni. La mia idea è che andiate avanti per la vostra strada da soli, però eh, ho anche la sensazione che potrebbe esserci qualcuno lì vicino, non so perché mi hanno parlato di un fratello minore, non lo vedo qua, però ho proprio sentito la parola fratello minore, quindi potrebbe essere come qualcuno da dover proteggere, da dover accudire, qualcuno con cui c'è un legame di sangue o un legame particolarmente forte che potrebbe voler intervenire in questo vostro nuovo progetto, ma voi non vi fidate tanto. Il dubbio sarà un po' quello, cioè collaboro con questa persona, la lascio entrare nel mio progetto oppure vado avanti da solo perché vedo che anche se vado più piano, però i passi sono stabili, sono decisi. Vi lascio un po' così con questa domanda perché ancora non lo vedo. Dovremmo aspettare poi la prossima previsione. Però ragazzi, quello che ci vuol dire questa torre è che si romperanno i vecchi schemi di pensiero, di comportamento per creare la vostra stabilità. Tenete presente che alle volte quando c'è la torre ci sono come degli eventi esterni che arrivano e destrutturano un po' tutto, cioè non è una nostra scelta, ma è la scelta di qualcun altro, un avvenimento può essere, non lo so, per esempio il clima, piuttosto che un qualche fattore esterno che è fuori dal nostro controllo e che arriva e che rompe le sicurezze che ci sono già. Ma voi non avete problemi a creare nuove sicurezze, soprattutto perché grazie a questo giudizio avete come una visione di insieme. È come se adesso finalmente capisse la direzione che volete prendere. Vi dico, non sarà tutto rose e fiori, nel senso che spirito di sacrificio ce ne vuole, lavoro ce ne vuole, dedizione ce ne vuole, però secondo me poi raggiungerete i vostri obiettivi. Cioè, avete anche un 9 di pentacoli, una carta di forte ricchezza, è una carta anche di eredità, tra le altre cose. Però il fatto che ci sia anche qui questo eremita mi dice che siete saggi, che sapete quali sono le scelte giuste da fare per voi. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Mm, Carta numero 21, ripulire, che è interessante perché avete il fante di coppe. Questa carta fa riferimento al perdono, a ripulire, diciamo, le energie pesanti che ci sono intorno a voi. A livello metafisico si dice che le energie pesanti si nascondano nei cumuli di disordine, negli angoli bui o comunque nelle stanze, per esempio, che non si aprono mai, no? E tutto quello che è buio, scuro, sporco e puzzolente, diciamo così, racchiude o comunque è una buona dimora per le entità negative. Qui si tratta proprio di fare una pulizia sia a livello fisico, quindi appunto magari pulire l'ambiente dove vivete, però è anche una pulizia del cuore, cioè i sensi di colpa, piuttosto che le recriminazioni, piuttosto che, non lo so, certi atteggiamenti, cioè qua il ripulire è proprio inteso come un perdono e non è detto che sia qualcun altro da perdonare, potreste anche dover solo perdonare voi stessi, che è la cosa più difficile da fare, tra l'altro. Tenete presente che nel momento in cui siete in grado di perdonare voi stessi, allora si è in grado di perdonare gli altri.
perché è difficile riuscire a perdonare a pieno gli altri se prima non abbiamo nutrito questo sentimento per noi. Nella maestria, i guaritori, diciamo, no? Per riuscire a guarire gli altri devono essere prima guariti loro, devono essere prima sani loro. Ok? Se io, non lo so, vi faccio un esempio, vado da un coach grasso che c'ha, non lo so, che è flaccido, come faccio a prendere lezioni di sport e di fitness da una persona che non incarna il ruolo del palestrato? Cioè, non ha senso, capite cosa intendo? Quindi prima si lavora su di noi, prima vado io in palestra, prima lavoro la mia forza di volontà, poi mi posso permettere di insegnare agli altri. Ok, secondo oracolo abbiamo, wow, gioia. Oggi mi tuffo nell'energia della gioia. Quindi un segreto qui potrebbe essere alzare le vibrazioni attraverso le risa, attraverso la gioia, attraverso l'allegria, attraverso il ballo. Cioè, la risata, ragazzi, alza di per sé le vibrazioni. Quindi mettetevi magari qualche video comico e cercate di ridere più che potete, mi viene da dire. Ok, andiamo a vedere una possibile difficoltà che potreste vivere in questo momento di vita, in questi 3 mesi. Perché mi è difficile impegnarmi? Perché probabilmente qualcuno potrebbe aver imparato che anche se mi impegno non riesco mai a raggiungere quello che voglio. E quindi potrebbe essersi come infiltrata questa credenza del impegnarsi non serve o impegnarsi è inutile. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché mi sentirei colpevole? Perché voglio avere sopravvento sugli altri. Oh, che interessante. Potreste sentirvi colpevoli di lasciarvi indietro le fedeltà familiari, quello che dicevo prima, bisnonno dottore, nonno dottore, papà dottore, io pittore. Quindi potrebbe esserci come questa... cioè, supponiamo che vogliate fare gli artisti, non riuscite a impegnarvi perché vi sentite colpevoli di lasciare indietro questa fedeltà familiare. Un altro risvolto potrebbe essere perché voglio avere sopravvento sugli altri. Cioè, non riesco ad impegnarmi perché se mi impegno non ho più bisogno degli altri. Invece così, facendo come riferimento agli altri, gli altri, diciamo così che, tra virgolette, sono obbligati a starmi dietro, sono obbligati a darmi retta. Ok, andiamo a vedere ancora una frase su cui riflettere. Mi affido al divino per il risultato interessante e qui abbiamo, vedo il lato buono di un aspetto di me che giudico negativamente, probabilmente questa difficoltà a impegnarsi. Ragazzi, il ripulire vale anche in questo senso, cioè se voi fate fatica ad impegnarvi e poi magari vi fate dei sensi di colpa perché non avete portato a compimento quello che vi eravate prefissati, perdonatevi. Cioè non è che uno può essere sempre a 1000, al top e andare sempre come un caterpillar. Ci sono dei momenti dove si ha proprio bisogno di riposare, alle volte è un riposo fisico, alle volte è un riposo proprio mentale, cioè il non riempire la testa con video, televisione, libri, cioè proprio la meditazione, il lasciar respirare la testa fondamentalmente. Amici del cancro, fatemi sapere se vi risuona la lettura, spero comunque di avervi dato spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente, se volete fare questo lavoro per conto vostro, potete abbonarvi al canale.
Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi ci sono le credenze per l'amore, le credenze sui soldi, e sono divise anche per chakra, quindi in base ai traumi dell'infanzia capiamo come si possono formare determinate credenze e quindi poi da lì le lavoriamo. Inoltre ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato, che ho condensato e messo a disposizione in questa sezione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!